È molto bello se le persone supportano gli artisti, le artiste, ascoltando e comprando il formato fisico. Credo che sia indifferente quale sia questo formato fisico. È invece molto rilevante per me il discorso streaming oppure acquisto. Sapete benissimo che Spotify dà pochissimi soldi agli artisti, quello che forse non sapete è che i soldi di Spotify vengono reinvestiti in armi, il che per quanto mi riguarda non è molto bello. Così come non è bello sentirmi dire dallo stesso Daniel Ek di Spotify: oggi un artista se non fa uscire un disco ogni 3 mesi è un fallito. Ci stiamo facendo un sacco di amici. Benvenute e benvenuti a Desk Show, il salotto dove vi raccontiamo e ci raccontiamo le nuove professioni creative che spesso vengono chiamati i nuovi lavori digitali, ma non sempre hanno a che fare col digitale e tra un po' capiremo anche perché. Se mi state vedendo oltre ad ascoltarmi, forse vi sarete accorti che non siamo negli spazi di Desk che di solito ci ospita, perché siamo allo IED di Milano, e uso il plurale non solo per mitomania, ma perché di fronte a me c'è un pubblico e siamo dal vivo. Questo è il secondo episodio che facciamo live insieme a alunni, a IED alumni. Il primo è già disponibile su tutte le piattaforme audio. In questo secondo episodio cercheremo di parlare delle pratiche di design post-antropocene, ossia tutto quello che abbiamo iniziato a delegare o che deleghiamo alle macchine, ma che in realtà forse già la natura ci dava e continua a darci. Lo spiegheranno meglio di me i miei ospiti di questa sera, a partire da Anna Citelli, ben trovata, anzi, designer, insieme a Raul Brezel. Ciao Raul. E poi Dunia Rawan. Ciao Dunia. Dico per ora di te biologa, istruttrice cinofila, ma poi andremo avanti con le job description, e poi Alberto Ricca, che forse conoscete come Ben Noise, che presento anche per ora come compositore, va bene? Musicista e compositore, oltre a insegnante qui allo IED. Anzi, forse partirei proprio da Dunia, perché se io dovessi presentarti a mia nonna, visto che qui in prima fase analizziamo sempre queste job description che sono un po' creative, si dice, se dovessi presentarti a me nonna ti presenterei come conduttrice radiofonica. Tu come ti presenteresti? Come divulgatrice del benessere animale, che va un po', diciamo, a racchiudere più che le varie professioni che porto avanti, più la motivazione. Quindi sì, effettivamente ho un programma su Radio DJ che si chiama Animal House ed è la sua 8ª edizione. La domenica mattina a Luna. La domenica, esatto, a Luna con Paolo Menegatti, e poi scrivo su riviste specializzate in tema animali, wild e anche animali familiari. E sì, sono istruttrice cinofila e mi occupo di rieducazione comportamentale, in buona sostanza. E poi in tutto questo ho una pagina social, Instagram, che è cresciuta molto negli anni, è una vera e propria community di persone che credono che ci possa essere un mondo migliore anche per gli animali, e quindi su questa pagina faccio buona parte della mia divulgazione molto sui cani. Allora invece Alberto, cosa diresti? Docente o compositore? Allora in realtà parto già tipo Francesca Fagnani con i virgolettati. Hai detto una cosa che una volta in un'intervista che mi ha molto colpito, ossia che l'elettronica non è un genere musicale ma un metodo produttivo, motivo per cui io non rivendichi questa frase. Assolutamente sì. Motivo per cui io non ti presento come compositore o musicista elettronico. Allora, vabbè, la mia figura è tanto semplice quanto complessa. Rivendico assolutamente la frase. È strano che io rivendichi una mia intervista, ma stavolta sono convinto che sia vero. Guarda, sì. io adesso comincio a guardare alla musica con altri occhi, dopo aver sentito questa frase. Io potrei andarmene, la serata ha raggiunto il suo scopo per quanto mi riguarda, spero sia lo stesso anche per voi. No, per me compositore, senza nessuna volontà di autocelebrazione, ci sta come descrizione. Spesso mi
definisco laptop composer proprio per sminuire un po' questa cosa. Non è che mi metto di fronte a uno spartito investito dallo spirito del tempo, mi metto di fronte a un computer come la maggior parte dei miei studenti e credo la maggior parte delle persone qua presenti, e prima o poi escono dei suoni e io voglio che siano i suoni di un laptop, non voglio far finta che siano suoni di qualcos'altro. Quindi sì, per me è importante questo. E per me la macchina in questo caso è il laptop. Tra poco parliamo anche di suoni digitali e non. E vi ho lasciato per ultimi Anna e Raul, perché forse con voi è un po' più semplice. Se dovessi presentarvi a mia nonna direi appunto designer o progettisti. Pensate che rispecchi il vostro mestiere? È un percorso quello che avete fatto, tra virgolette, canonico, visto che siamo anche in un istituto di design? Non è un percorso canonico, intanto perché siamo due persone distinte che hanno due vite distinte e anche la nostra, diciamo, impronta culturale e scolastica è diversa, perché io ho fatto percorsi artistici e lui invece beni culturali, per cui abbiamo due origini diverse. Quello che ci accomuna è siamo autori di Capsula Mundi, che è un progetto molto ampio, che parla però sostanzialmente dell'approccio che la società occidentale ha con la morte e che vuole affrontare questo argomento attraverso la progettazione di un oggetto. Un grosso progetto che, diciamo, ha l'ambizione di toccare un oggetto intoccabile, ossia la bara. Hanno anticipato qualcosa parlando del concetto che abbiamo di morte. Adesso vi chiedo, visto che ne siete gli autori, magari di dire a chi non lo conosce in che cosa consiste questo progetto. Però la prima domanda che mi sono fatto, visto che vi ho conosciuti un po' di tempo fa, come sapete, è quando avete capito che anche la morte ha un impatto ambientale? Direi che ce ne siamo accorti progettando, proprio partendo da zero. Nel momento in cui abbiamo individuato di rivolgere la nostra attenzione progettuale a questo oggetto, abbiamo capito che appunto che coinvolgeva tante altre sfere e che praticamente, così come è presentato oggi dalla nostra cultura, a noi non ci diceva assolutamente nulla. E da qui, appunto, più che pensare all'impatto ambientale, abbiamo pensato a qualcosa che fosse più vicino anche a una relazione più sentimentale, e poi piano piano, facendo il progetto e anche nel corso della presentazione del progetto in vari posti, è stato presentato in diverse parti, abbiamo capito che stavamo toccando effettivamente un tabù culturale, ed era questo che rendeva francamente così pesante tutto ciò che ruota attorno al fine vita. Perché il progetto consiste nel non utilizzare appunto una bara tradizionale. Sì, allora noi quando abbiamo iniziato a parlare di Capsula Mundi ci eravamo fatti un po' di domande prima di iniziare la progettazione di questo oggetto, perché volevamo lavorare su un tema tabù, un tema nascosto e su un oggetto che era stato completamente rimosso, dimenticato, messo all'oscuro dal mondo dei progettisti, dei designers. Era l'inizio del 2000 e noi arrivavamo da un lungo percorso di design minimal degli anni 90 che si divideva in due strade, cioè aveva spinto la tecnologia al massimo, la produzione industriale al massimo dell'high tech, e dall'altra parte c'era un approccio invece ludico, giocoso, con oggetti di colori sgargianti, materiali trasparenti, e ci siamo fatti delle domande, cioè cosa vogliamo fare per l'ennesima presentazione del nostro lavoro? Vogliamo parlare di un tema sconosciuto o un tema ignorato? Tra le domande che ci siamo fatti c'era: è possibile per noi designers comunicare dei dati sulla nostra società odierna attraverso la progettazione di un oggetto? E questo oggetto che impatto ambientale ha, sia prima del suo utilizzo durante la produzione che dopo, quando è in disuso? Questo è molto importante. Oppure anche se un designer può, attraverso la progettazione di un oggetto, proporre un cambiamento culturale. Di tutto questo abbiamo messo a fuoco la bara, perché è un oggetto appunto per secoli ignorato e lasciato stare così, mentre per noi è un veicolo per comunicare qualcosa di molto profondo e molto importante, visto che la morte è un tabù attuale. Avete sostituito alla bara una sorta di, chiamiamolo, uovo, perché voi avete parlato anche di uovo mondo, no? Biodegradabile, che verrebbe associato, uso il condizionale, così attacco un'altra domanda, cioè se questo progetto è effettivamente realizzabile con la
legislazione attuale, per cui si andrebbero a creare dei boschi sacri, dei cimiteri di alberi che crescono sopra queste uova, corretto? Sì, diciamo il progetto nasce dall'idea di non interrompere il ciclo biologico di trasformazioni che si compiono una volta che il corpo muore. E appunto osservandolo non dall'alto, quindi non dai filtri che la cultura o la religione possono mettere su questa cosa, ma guardandolo dal punto di vista più biologico, il corpo si mineralizza lentamente. I minerali diventano il nutrimento per il mondo vegetale e il mondo vegetale chiude il cerchio con il mondo animale a cui noi sapiens apparteniamo insieme a tutti gli esseri viventi animali di questo pianeta. Quindi la prima idea è stata quella di non interrompere questo percorso e pensando la morte non come un segmento, una linea retta, un segmento che termina con la lapide, che francamente è un pensiero che non ci piaceva, ma pensandolo come ciclo. E quindi per richiamare quest'idea di ciclicità abbiamo pensato che la bara potesse essere a forma di uovo, che è un simbolo di rinascita laico, universale, perché è alla base di tantissime culture in diverse parti del mondo, e alla posizione fetale, perché anche questa è un'idea un simbolo di rinascita. E poi appunto una volta che questo uovo con il corpo in posizione fetale all'interno viene messo nella terra come un seme, al di sopra viene piantato un albero scelto dalla persona ancora in vita e curato dagli amici e dai parenti della persona che è mancata. E quindi l'idea è anche che il cimitero si trasformi in un bosco, quindi non più appunto un luogo freddo e francamente che non comunica molto a noi, ma un luogo di vita dove poter andare a passeggiare anche e a riflettere sul fatto che noi come esseri umani apparteniamo a tutti gli altri esseri viventi del pianeta, insomma un po' un ricollocarci nella gerarchia etica, se c'è un morale del pianeta. E che cosa dovremmo aspettare affinché questo progetto diventi fattibile? Tanto il cambio delle leggi, perché praticamente non è possibile avere cimiteri verdi, i cosiddetti cimiteri verdi. Cosa si intende? Si intende che il corpo tocca la terra, una cosa molto semplice, che però ultimamente è stato impedito perché sapete che le bare sono zincate internamente e vengono saldate prima di essere messe in terra, e in terra non si va più. La maggior parte delle volte si va in delle camere di cemento che non appunto impediscono questa cosa, per cui c'è tutto un percorso molto lungo, perché la decomposizione non avviene, si va a prendere dei resti dopo 25 anni eccetera eccetera. Non sto a dilungarmi perché è un po' macabro, però diciamo le leggi sono ancorate ai dettami napoleonici ancora. Cioè, noi abbiamo le leggi ancora impostate da Napoleone, che prevedeva che i cimiteri fossero fuori dalle città, murati, con una guardiania. Ovviamente il cimitero ha un terreno limitato, per cui alla fine l'esigenza è quella di non sporcare questo terreno, non arrivare alla terra, quindi viene impedito di fatto questo ragionamento che ha fatto prima Raul, che è la ciclicità delle trasformazioni della materia, che sono il meccanismo su cui si basa la vita sulla Terra. Passerei a voi due chiedendovi, prima di entrare nello specifico anche dei vostri mestieri, quando l'argomento ambientale è arrivato nelle vostre vite. In realtà di Dunia so che da bambina sognavi di parlare con gli animali e poi ci sei riuscita, soprattutto con i cani adesso, quindi è stata una cosa innata, diciamo così, è una cosa che ti portavi dietro sin da bambina? Sì, degli animali tantissimo, proprio non ho memoria di me senza un interesse anche abbastanza fuori misura nei confronti degli animali. E poi vabbè, la fortuna, i percorsi, o piuttosto avendo declinato tutto in tema animale, poi appunto sono arrivata ad avere un lavoro complesso, cioè nel senso fatto di diverse fette che però hanno tutte questo minimo comune denominatore, ma anche l'ambiente. Intersezionale si direbbe oggi. Esattamente, ma anche l'ambiente è sempre stato un mio pallino. Sono stata fortunata anche in quel senso, nel senso che avevo una mamma che era molto avanti da quel punto di vista,
conservazionista, e quindi è stata la prima a farla differenziata, era quella che mi minacciava se buttavo una carta a terra, era quella che mi faceva discorsi su spegni le luci perché consumo l'acqua, quindi sono cresciuta in questo modo. Quando mi sono laureata in biologia non c'era la specializzazione né in biologia marina, che è una delle mie fisse, né in etologia stretta proprio. Potevi scegliere tutta una serie di esami e la tesi per poi arrivare a quello, che è quello che ho fatto io. Ma l'indirizzo era ecologico, funzionale, quindi era proprio sull'ecologia, sul rispetto dell'ambiente. Quindi il tema anche del rispetto dell'ambiente sembra un po' trito e ritrito, ma in realtà, visto quello che sta succedendo adesso alla COP, non è poi così trito e ritrito, ed è strettamente connesso anche al rispetto nei confronti degli animali, con un'ottica antispecista, quindi non è che il cane sì e l'orso no. Ovviamente è molto complesso essere per il benessere degli animali e anche con un'ottica conservazionista, perché spesso le due cose insomma cozzano. Perché in effetti, diciamo, dal 2018 in poi, con le prime proteste globali, no, per il clima, è diventato un argomento anche, diciamo, i più giovani qui presenti, che non hanno fatto come me il liceo 20 anni fa, ci sono un po' veramente cresciuti, hanno passato l'adolescenza sentendo questo tema. Per noi forse no, cioè qualche tempo fa Florenzia Di Stefano Abbicaina diceva che quando lei aveva partecipato a una manifestazione qui a Milano contro l'abbattimento del bosco di Gioia, in prima linea c'era Rocco Tanica, erano un po' considerati degli ingenuotti, no? Quelli che appunto si dichiaravano ambientalisti. Fortunatamente ora non è più così, però un tempo lo è stato. Alberto, siccome parlavamo prima di laptop music, quando anche i suoni cosiddetti della natura, cioè quando abbiamo cominciato ad ascoltare la finta musica dell'acqua che scorre per addormentarci. Grazie di aver posto in questo modo la domanda, perché intanto io non credo esista musica finta. Questo è un tema forte oggi, ovviamente. Se ci sono altre cose finte, credo che di base qualsiasi cosa ascoltata come musica sia musica. Credo fosse già connaturato nella mia vita, nel senso che io nasco, vivo e presumibilmente muoio nei boschi, nel senso che vivo in a beautiful place out in the country, come direbbero i Birds of Canada. Credo che lavorando con il suono sia inevitabile prima o poi arrivare al nocciolo della questione ascolto. Lì a quel punto, che sia musica, che siano suoni naturali, anche il concetto di natura non mi piace, per esempio, nel senso tutto è suono, tutto è natura, noi siamo natura. E inevitabilmente si cominciano ad ascoltare questi suoni sia in maniera, diciamo, evidente, quindi con field recordings, appunto i canti degli uccelli, i suoni delle cicale, eccetera, eccetera, sia in una maniera più sottile, che per me è molto importante, quindi con un rapporto col tempo e mi collego a quello che dicevano loro, un rapporto coi cicli, che ovviamente hanno molto di musicale. Poi sembro sempre un fricchettone quando dico ste robe, ma io invece lo intendo in maniera veramente radicale, nel senso, se i nostri cicli di attenzione quotidiana durano 90 minuti e i nostri cicli del sonno durano 90 minuti e una partita di calcio dura 90 minuti e un film dura 90 minuti, io comincio a farmi delle domande sulle strutture delle cose che ci piacciono. Ahimè, i film non durano più 90 minuti da troppo tempo. È un disastro questo, da quando abbiamo abbandonato la Hollywood classica non c'è più stato niente di bello, no scherzo. Ma che cosa ci sarebbe di male a considerarti un fricchettone? No, niente, assolutamente nulla, però ci tengo a specificarlo, perché poi si tende magari a sottovalutare un certo tipo di messaggio, appunto, già quando si parla di ascolto, paradossalmente è una parola molto trita. A me spiace quando parole molto importanti diventano consunte, appunto anche come natura, se ne parla ma non le si dà mai il peso che è necessario, così come ci pensavo prima venendo in qua alla parola intelligenza, che non sappiamo cosa sia. Tutti ne parlano oggi, ma forse c'è da parlarne di più, ma meglio, ecco. Adesso ti faccio parlare di questa intelligenza, ma prima ti dico una cosa. Adesso sono io che lancio una massima a te, visto che si parla di che cosa è naturale e cosa no. Quando mi sono occupato
qualcosa che riguardava lo spazio tempo fa, non facevo che ripetere continuamente a tutti i miei ospiti: ma andare nello spazio non è una cosa naturale, perché l'uomo esplode, e perché ci ostiniamo a farlo? E una volta una persona mi ha risposto che neanche curarci dalle malattie è naturale, eppure lo facciamo. Quindi riflettici poi quando tornerai a casa. No, quello che volevo dirti è che a proposito di intelligenza mi viene in mente adesso Paul McCartney ha annunciato che aggiungerà un album, diciamo, di protesta contro una legge del governo britannico, una traccia di 2 minuti e 45 secondi praticamente di suoni e di rumori del nastro che gira, per fare in modo, per porre l'attenzione sullo stato della musica nel Regno Unito, ma anche perché in questo momento è troppo semplice che venga, diciamo, sottratto il copyright agli artisti e alle artiste in favore dell'intelligenza artificiale. Mentre leggevo questa cosa, e appunto ti chiedo anche poi che cosa significa, che cosa è significato l'avvento dell'intelligenza generativa nella musica, soprattutto di produzione elettronica, mi viene proprio da contrapporre questo esempio a un'altra cosa molto recente, cioè questa accoglienza mastodontica che è stata riservata all'album di Rosalia, no? Lux, perché viene addirittura presentato come quasi un album di musica classica, perché c'è davvero un'orchestra che suona. Quindi adesso ci sorprendiamo che un'orchestra suoni in un album e viene accolta così bene perché noi vogliamo le persone che suonano. Per fortuna sono preparato, perché non solo ho ascoltato l'album di Rosalia, ma ci stavo pensando proprio in virtù di questa chiacchierata di stasera, perché per me è un esempio non tanto di vogliamo le persone che suonano, anche se forse sì, anche se ascoltando il disco, devo dire, non è molto evidente l'apporto umano, mettiamola così, al punto che sono dovuto andare a vedere che l'orchestra fosse effettivamente un'orchestra vera e non dei campionamenti, e scopro che è la London Symphony Orchestra. Sì, ci sono dei violinisti che però dicono che sono un po' troppo veloci. Comunque. Ecco, mettiamola così, non esprimerò alcun giudizio estetico sull'album. Quello che però posso dire è che per me è paradigmatico come un artista come Rosalia faccia un disco in totale controtendenza rispetto ai suoni che si sentono oggi, anche recuperando delle collaborazioni inaspettate. Per esempio, non si dice molto, ma le batterie gliele ha fatte Venetian Snares, che non so se qualcuno di voi conosce, ma io ci ho fatto i rave con Venetian Snares, non mi aspettavo di vederlo su un disco di Rosalia, mettiamola così. Quello a cui voglio arrivare è che mi sembra che si sia presa una scelta appunto in controtendenza rispetto all'ovvio che ci viene propinato quotidianamente. Questo per me, appunto, al di là poi del risultato artistico che può piacermi o meno, e se l'ho detto evidentemente non... però per me è super positivo. Trovo un entusiasmo un po' eccessivo, ma ne parleremo dopo. Però è eccessivo proprio in virtù del fatto che, wow, dei suoni diversi da tutti gli altri, incredibile. Questo per me più o meno chiude il discorso. Io non credo nell'idea di genio, credo nel fatto che siamo comunque immersi in una rete di influenze, possibilità, cioè qualcuno sto disco l'ha prodotto, qualcun altro ci ha cantato assieme a lei, qualcun altro ci ha suonato, insomma non è solo Rosalia che ha fatto sto disco. Quante più persone si allineano a dire ok, ma se tutti fanno le robe così perché io non le faccio così? E in un mondo di designer che mi sembra si allineino un po' a ciò che il mercato sembra suggerire, forse il messaggio è molto positivo. E dell'avvento dell'intelligenza generativa, che tra l'altro non è che sia una cosa di 100 anni fa, anzi, cioè questo tipo di musica forse ci siamo dimenticati, ma l'ascoltavo anche qualche lustro fa. Dell'intelligenza generativa nella musica che mi dici, e poi lo chiederò anche a voi. Oddio, è quasi superato a questo punto, se ne è parlato così tanto che quasi non se ne parla più. Io posso dire che in musica la situazione è molto strana perché sostanzialmente, come sempre, la musica prevede il futuro, cioè quello che succede in musica socialmente o tecnologicamente è ciò che poi succederà. Noi abbiamo già affrontato ampiamente la questione del campionamento, quindi una persona ha fatto qualcosa, io la prendo, la taglio, la rimonto e ci faccio i miei brani. E però mi approprio di qualcosa. Molto spesso c'è stata letterale appropriazione culturale o un totale calpestare il copyright già col campionamento. Qua purtroppo la cosa è portata ad un livello veramente esponenziale, anche in virtù del fatto che diventa difficilissimo andare effettivamente a vedere di chi è stato rubato qualcosa.
ma noi siamo certi che è stato rubato. OpenAI in primis lo ha ammesso più volte, sia relativamente al suono che relativamente ai testi, ai video, insomma non è possibile addestrare dei modelli così efficaci senza rubare, sostanzialmente. Quindi per me è molto opportuno che in qualche maniera si prenda una piccola distanza da questo. Credo che chi fa arte veramente, o quantomeno non necessariamente che è un artista, ma quantomeno percepisce il fatto artistico, prenda istintivamente una distanza da questo. Scusate, io voglio citare questa cosa bizzarra, cioè due mondi che sono ovviamente molto connessi, cioè quelli dei giochi di ruolo e del metal, quindi diciamo persone che magari hanno poca contezza sulla società, però sicuramente hanno a cuore ciò che è vero, possiamo dire, rifiutano attivamente e boicottano prodotti che utilizzano l'intelligenza artificiale. Io mi aspetto che chiunque appunto abbia una sensibilità a questo riguardo faccia il possibile per non usarla quantomeno non credo sia usabile in maniera etica, perché comunque sono strumenti in mano ad attori molto precisi. È molto difficile usarla in casa propria, quindi c'è già un'alienazione dei mezzi di produzione di questa cosa, però è vero. Un saluto agli amici di OpenAI nel Esattamente. frattempo. E voi forse, in quanto designer progettisti, riscontrate che sia l'ambito più toccato, più colpito dall'avvento di questa, che poi è una forma di intelligenza, noi chiamiamo artificiale, ma è un'altra forma di intelligenza umana. Io penso che è tutto intelligenza artificiale, cioè il cellulare è intelligenza artificiale, cioè noi abbiamo a che fare tutti i giorni sempre con questo problema. Poi quando si tratta di autorialità si entra in un campo vastissimo, depredato, che non ha purtroppo troppi mezzi per difendersi ed è un grosso problema, perché lo è. Poi al di là del fatto che questa grande promessa di grande ricchezza che l'AI dovrebbe apportare al mondo mi sa che sta deludendo tantissimo, però siamo ancora all'inizio di un lungo percorso complesso, quindi io purtroppo non ti so rispondere. Quello che possiamo dire nell'ambito del nostro lavoro che la tecnologia in questo tema del fine vita conta fino a un certo punto, poi ci sono delle persone che hanno proposto, non lo so, fuochi d'artificio, tipo ti sparo le tue ceneri con le capsule nello spazio, ti faccio il diamante comprimendo la tua cenere, eccetera, però queste sono cose che vanno di moda, insomma. Invece diciamo che nel nostro lavoro abbiamo cercato di scarnificare, di arrivare proprio alla parte più asciutta, più animalesca, più naturale del pensiero, facendo proprio tabula rasa di quello che noi pensavamo che fosse la nostra cultura personale, i sepolcri di Ugo Foscolo, cioè abbiamo fatto tabula rasa per cui in questo nostro lavoro l'intelligenza artificiale non ha attecchito, perlomeno su di noi due, fino adesso no. Sei d'accordo? Sì, condivido. Sì, diciamo, noi ci siamo proprio opposti e l'obiettivo è anche quello di far riflettere e porre chi volesse pensare di usare Capsula Mundi in futuro, porre una condizione di riflettere sul fatto che proprio i problemi che vediamo oggi a livello ambientale, sociale, vengono prodotti, secondo me, ma anche secondo Anna, dal porsi al di fuori di un ambito nel quale noi siamo stati creati per vivere. E secondo me l'intelligenza artificiale, per quanto appunto prodotta dagli uomini, sta prendendo una tangente, e noi in qualche modo, appunto, il nostro lavoro è, come dice Anna, è stato fatto scarnificando e cercando di far riflettere sul fatto di che cosa significa porsi al di fuori di quello che noi siamo come specie umana che abita questo pianeta. Se posso aggiungere una cosa, io penso che comunque dipende dagli ambiti. Secondo me nella ricerca medica è molto utile, per esempio. Cioè, io penso che ci sono alcune applicazioni utili, altre che appunto, come dicevo prima, sono frutto di, non so, di ipergioco, di iperludicità quasi infantile che sta consumando energia, sta portando lontano la mente da una concentrazione più umana, più con i piedi per terra, e questa è la parte oscura, la parte in ombra, però siamo ancora all'inizio.
Lo potremmo usare per smaltire le scartoffie nei tribunali. Dunia, visto che tu sei anche una giornalista, forse quello è l'ambito, diciamo, dei tuoi mestieri che viene toccato di più o no? Sì, uso l'intelligenza artificiale nel mio lavoro, ma l'intelligenza artificiale mente tantissimo. Proprio tanto, cioè tu la devi imparare a usare, quindi puoi andare a utilizzarla nel momento in cui tu hai già una tua struttura di pensiero, hai già fatto le tue ricerche, hai già una buona conoscenza dell'argomento, e allora lì puoi andare a chiedere ad esempio fonti, conferme, andare a trovare quell'articolo che magari è stato pubblicato dall'altra parte del mondo e che con una ricerca diciamo normale, come facevamo prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, richiedeva molte ore. Qui da quel punto di vista ha aiutato. Devo dire che per quanto riguarda la divulgazione sugli animali, sul benessere, io sono un po' preoccupata. Sono un po' preoccupata perché eravamo usciti un po' da quell'approccio della rappresentazione degli animali, del mondo animale molto... Esatto, di cui sono un esempio in questo momento. No, ma in realtà dicevamo una cosa prima che non possiamo ripetere qua perché non è political correct, ma in realtà esatto, Walt Disney ci ha presentato gli animali e il mondo animale come molto favolistico e a cui diciamo interessarci non per la sua essenza, ma perché era tenero, era dolce, era favolistico, appunto per i bambini perfetto. Poi ci siamo un po' evoluti, abbiamo cominciato a vedere sempre di più dei prodotti che invece si elevano da questo approccio sapiens centrico ed io ero contenta personalmente come si cominciavano a vedere film d'animazione che invece rispettavano gli ambienti naturali, come può essere Rio sull'Amazzonia piuttosto che altri. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale. E quello che sto vedendo è di nuovo una rappresentazione degli animali come degli oggettini molto carini, molto teneri, che ci devono sostanzialmente suscitare due emozioni. Una è quella dell'empatia, quella proprio che piangi, ti distruggi di dolore per quello che stai vedendo, oppure questa immensa tenerezza. E c'è un grandissimo rischio in questa narrazione. Faccio un esempio pratico che magari uno lo comprende meglio. Di recente avevo visto un video, un collage di immagini dove c'erano i cani che salvavano in varie situazioni i bambini piccoli. Quindi c'era quello che si metteva tra il bambino e la televisione che stava per cadere, oppure quello che salvava il bambino che stava per finire sui fornelli, o ecc. E me l'hanno mandato in tantissimi, dicendo Madonna, hai visto che bello, Madonna, i cagnolini, che esseri meravigliosi. In realtà i cagnolini non sono così, cioè con tutta probabilità se la televisione finisce sul bambino neonato il cane neanche se ne accorge, continua a fare beatamente gli affari suoi. Poi ci sono anche storie molto romantiche, però se tu dai questa rappresentazione dei cani che sono gli eroi dei bambini, poi c'è chi deciderà di prendere, di condividere la vita con un cane perché è stupendo, è un eroe dei bambini, che vuoi non averlo in casa, e poi si troverà invece magari appunto un cane che non avrà alcun tipo di attitudine così protettiva nei confronti dei propri figli, quindi tu avrai una delusione rispetto alla tua aspettativa. E la stessa cosa succede anche su gli animali. Per un altro esempio hanno girato tantissimo un video sugli orsi bianchi che sembrava veramente che fossero a Disney World, cioè gli animali più felici del mondo, e tu vedi questa cosa e dici conta anche tutti i soccorritori, tutte queste situazioni molto appunto Walt Disney. In realtà l'orso bianco, l'orso polare è uno degli animali più a rischio di tutti i grandi mammiferi perché il suo ambiente sta scomparendo. Quindi tu vai a come spostare l'attenzione su qualcosa che invece abbiamo cercato di porci l'attenzione per decenni, perché io oltretutto c'ho una certa e mi occupo di questo da sempre, e quindi veramente uno sforzo pazzesco da parte di associazioni, giornalisti, divulgatori per focalizzare un attimo i punti da perseguire per conservare la biodiversità, che significa conservare noi stessi, perché adesso qua Savan Sandir lo sappiamo tutti,
Ecco, si sta spostando, mi sembra che si stia un po' spostando l'attenzione su quanto sono carini. Sì, dei peluche, e a questo punto forse ti potrei, visto che l'abbiamo anticipato, ti potrei far raccontare di che cos'è il puppy yoga, che è diventato illegale anche grazie a te. Questa è una storia per me che racconta più che altro la potenza dei social, che io ho sempre un po' schifato, devo essere onesta, appunto perché c'ho una certa, quindi non ci sono proprio nata coi social. Ho cominciato a utilizzarli quando ho cominciato a parlare su Radio DJ, perché mi sembrava giusto comunque avere una sorta di pagina istituzionale, ma non avrei mai e poi mai pensato che sarebbe potuto diventare qualcosa che può spostare effettivamente la realtà. Questa è proprio una cosa che a me continua a scioccare. E il puppy yoga è stato un esempio pazzesco, perché il puppy yoga, non so se sapete cos'è, ma in brevissimo tempo è fare yoga con i cuccioli. Quindi si andava, all'estero si fa ancora, in Italia no, si andava in queste palestre improvvisate dove arrivava un'allevatrice, un allevatore, scaricava la cucciolanza, mentre la gente buttava giù il tappetino e tra una pipì e una cagatina faceva un po' di yoga e faceva le coccoline ai cuccioli, che sembra una cosa tanto tenera, uno dice ma che carina, tant'è vero che cominciano ad arrivarmi messaggi su messaggi, io la stavo già monitorando, dicendomi ma hai visto che carina, così quasi lo regalo per Natale. E io ho cominciato a capire l'entità del fenomeno, perché anche chi mi segue da anni ci cadeva, e ho cominciato a pubblicare frame su frame di questi video perfettamente orchestrati, perché questa cosa è stata lanciata da una società però che continua a cambiare nome, che è partita dalla Francia, è arrivata tentacolare praticamente ovunque, quindi dall'America all'Australia. In Italia non riusciamo a unirci niente, però il puppy yoga, ve lo giuro, in 2 mesi è arrivato ovunque, isole comprese in ogni posto, e faceva un giro di soldi pazzesco, ma vi parlo di 20.000 euro a weekend, cioè cose veramente folli. E avevano questo marketing pazzesco, per cui facevano queste riprese con questa musica doc, per cui sembrava una roba veramente meravigliosa, cioè l'esperienza più bella del mondo. Poi andavi a fare i frame, e li montavo, e tu vedevi le facce di questi cuccioli ed erano disperati, cioè erano uno più disperato dell'altro, ma era impossibile vederlo se non facevi questa cosa qua. E ho cominciato a fare una campagna divulgativa contro il puppy yoga, che a un certo punto è diventata abbastanza virale, ha interessato Striscia la Notizia, che si sa in Italia funziona un po' così ultimamente, è arrivata Striscia la Notizia, ho avuto un'idea, nel senso che proprio sono andata, una mia collaboratrice è andata a recuperare le cacchine sante di queste beate bestiole, perché ero sicura che avessero tutta una serie di parassiti, e ci ho beccato, e quindi abbiamo denunciato la cosa, perché sostanzialmente erano parassiti che le persone potevano anche esserne contagiate. Nell'arco questa cosa è iniziata a febbraio, ad aprile, fine aprile, il Ministero della Salute ha emesso una nota che sostanzialmente ha comparato il puppy yoga agli interventi assistiti con gli animali, che hanno già una propria legislazione e devono seguire tutto un iter che ovviamente questi non seguivano, e quindi game over. In un secondo chiuso il puppy yoga in tutta Italia, ma tutta Italia, cioè hanno chiuso tutti, ed è stata una cosa incredibile. Tornando da Alberto, tu mi ispiri attualità, quindi cito un articolo recente di Bloomberg che raccontava che nei prossimi decenni avverrà uno dei più grandi passaggi intergenerazionali di eredità, non solo di soldi che i baby boomer passeranno a noi millennial, io sto qui ad aspettare, ma anche questo che viene chiamato the great stuff transfer, cioè una valanga di oggetti, perché da un certo punto in poi abbiamo cominciato a comprare oggetti in serie, siamo diventati anche collezionisti, io rientro nella categoria, e quindi tutte queste montagne di oggetti accumulati in mezzo secolo adesso occuperanno le case della Gen Alpha e della Gen Z, che però sono case molto più piccole di quelle dei nostri nonni. Quali case? Infatti in affitto io ho la cantina che mi salva,
e questa cosa è anche dovuta per poi, oltre ai regali e quindi i mercatini, le compravendite, le app di compravendita, abbiamo continuato ad accumulare sempre più oggetti finché non abbiamo pensato forse il digitale è meglio del fisico. È vero, perché a me sembra per esempio che siano tornati di moda i vinili. Ok, leggevo proprio oggi qualcosa su questo, sì. Allora, io personalmente voglio usare un termine positivo che non sia né collezionista né accumulatore, però diciamo che sì, ho molto a cuore l'oggetto fisico. Non mi piace il termine collezione perché credo che una collezione abbia tanto più valore quanto più è grande, indipendentemente dal valore di ciò che c'è dentro, mentre io cerco quantomeno di riempirmi la casa di cose che voglio avere. Però libri, vinili, fumetti, videocassette, cassette, cose di questo genere, media per lo più. Allora, c'è un altro bell'articolo, mi sembra del Financial Times, di qualche anno fa, che si intitolava "È il 2030, non possiedo nulla e sono felice", che Letteralmente non io. manco io infatti, che però era interessante perché appunto lavorava proprio su questo, sul fatto che è il 2030, casa mia è in affitto, non ho una macchina perché ogni cosa che leggo, ascolto, guardo è affittata, perché rendiamoci conto che comunque o avete una collezione di MP3 sul vostro iPod o sul vostro hard disk o non lo so, spero ce l'abbiate, rubateli piuttosto che dare soldi a Spotify. Saluto anche agli amici di Spotify. No, non salutiamo Daniel Ek. Quello non è possedere la musica, quello è appunto affittare brevemente un qualcosa che passa e va e potenzialmente non torna più. Nel senso, io ridò indietro il brano musicale, potenzialmente domani l'artista l'ha fatto togliere. Questa cosa del ritorno al vinile io temo che sia più raccontata che reale, nel senso che sì, c'è un fascino verso questo, però non è più ricostruibile quel tipo di bisogno, un po' perché la gente non c'ha spazio in casa e ci sta, perché comunque avere un giradischi e una collezione di vinili implica una serie di cose. È molto bello se le persone supportano i gruppi, gli artisti, le artiste, ascoltando e comprando il formato fisico. Credo che sia indifferente quale sia questo formato fisico. Ti potrei dire che allora ho visto un'esplosione reale delle cassette, quello sì. Alle cassette molte etichette dedicano molta attenzione, sono più pratiche, costano meno, la gente se le compra, se le tiene in casa, occupano meno spazio. Quindi questo discorso di analogico versus digitale è sempre un po' dubbio per me, anche non particolarmente rilevante. È invece molto rilevante per me appunto il discorso streaming oppure acquisto dell'album, parlando sempre di musica. È valido anche per altri campi artistici, ma in musica è molto più evidente, nel senso che non voglio fare pubblicità a Bandcamp, però tra tutti i modelli è sicuramente quello più positivo. Cos'è Bandcamp? È un sito che mi permette di acquistare l'album in digitale oppure il formato fisico e mi fa scaricare il disco. Io me lo metto da qualche parte, oppure non me lo metto da nessuna parte, me lo ascolto in streaming da Bandcamp, ma i soldi stanno arrivando direttamente agli artisti. Sapete benissimo che Spotify dà pochissimi soldi agli artisti, quello che forse non sapete è che i soldi di Spotify vengono reinvestiti in armi, il che per quanto mi riguarda non è molto bello. Così come non è bello sentirmi dire dai vari creatori di suono eccetera eccetera che fare musica è noioso perché non usano i nostri servizi, oppure dallo stesso Daniel Ek di Spotify: oggi un artista se non fa uscire un disco ogni 3 mesi è un fallito. Scusate se siamo i Portishead, abbiamo cambiato la storia della musica e facciamo un disco ogni 15 anni, non ci dovete rompere le palle. Ci stiamo facendo un sacco di amici. Anna e Raulo, voi pensate che in effetti il digitale abbia sostituito il fisico anche nel vostro lavoro? E vi faccio la domanda che prima facevamo fuori onda, ossia ci dovremmo occupare di cosa non progettare invece di cosa progettare in questo momento della vita in cui siamo inondati di oggetti? Secondo me potrebbe essere interessante progettare la funzione delle cose, nel senso che molto spesso non c'è bisogno del supporto fisico, ma quello che serve è solo la funzione. Faccio un esempio.
C'è questa azienda che produce moquette per gli alberghi soprattutto, quindi per contract, per cui gli hotel sono interessati ad avere una moquette in buono stato, che ovviamente si usura perché è molto calpestata. Questa azienda praticamente ha inventato queste moquette che può riciclare e riprodurre, per cui vende solo la funzione, la morbidezza del tappeto, e poi si occupa lei di sostituirle quando vengono usurate. In questo modo può con i propri macchinari fare il riciclo, riprodurre e rimetterle in sede senza avere un impatto ambientale così forte. Quindi appunto in alcuni casi, cioè ovviamente dare una regola generale secondo me non è possibile, però pensare che il designer possa, diciamo, non pensare semplicemente all'oggetto, ma pensare a una sua funzione e quindi all'intero ciclo vita del prodotto è un approccio più sostenibile in questo momento. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo e poi aggiungo anche che si deve pensare assolutamente alla produzione industriale degli oggetti, non si può far finta di niente. Quello che diceva lui, che siamo inondati da oggetti, è perché purtroppo quando progetti un oggetto, la produzione industriale ormai è quella che deve sparare 10.000 pezzi al secondo perché sennò non funziona. Io e Raul abbiamo fatto un lunghissimo percorso per poter uscire da questo sistema di ragionamento. Fin dall'inizio avevamo cercato di scavalcare questo problema della produzione industriale e non è stato per niente facile perché purtroppo non ci sono troppe alternative e quindi già cercare un polimero che non fosse, vi ricordo che erano dall'inizio degli anni 2000, quindi quello che c'era in Italia c'era un progetto molto all'avanguardia che poi è andato dimenticato, che era il Mater B, ti ricordi? Però era un polimero fatto appunto per le iniezioni, cioè per la produzione di iniezioni, che significa che tu hai uno stampo in cui viene sparato a grandi pressioni questo liquido plastico e la macchina deve produrre tantissimi pezzi al secondo, perché altrimenti... E quindi anche là ci siamo bloccati perché noi non vogliamo invadere il mercato con un oggetto che magari non viene comprato, per cui fa tutto un percorso di viaggi per mercatini, mercatoni, sconti, sconticini, fino a quando arriva in Africa ci sono delle persone che devono decomporlo, descomporlo, insomma. Quindi abbiamo cercato altre vie, quindi vie artigianali, un lavoro fatto in Italia da pochissime persone, produciamo solo se ce lo chiedono, quindi è tutto un modo di pensare diverso. Certo, siamo ricchi? No, però dall'inizio bisogna qualcuno deve pure iniziare a fare questo discorso e soprattutto, aggiungo anche questo, che dal punto di vista di materializzazione è anche un concetto su cui si basa Capsulamundi, cioè quello che vogliamo fare è che l'oggetto si dissolva insieme al corpo e che torni all'interno del ciclo naturale. Quindi è proprio un concetto diverso, non vogliamo conservare, non vogliamo fare le lapidi, non vogliamo fare il mausolei, vogliamo ritornare nel ciclo biologico, perché questo è un inizio, cioè questo è un percorso che inizia sempre, finisce sempre, inizia sempre, è un ciclo. E in questo c'è una continuità perfetta, perché è un meccanismo perfetto. Dunia, dicevo che non avevo finito con te, perché a proposito di case sempre più piccole, sempre più piene, c'è una cosa che hai detto, anzi due cose che hai detto che mi hanno un po' debilitato. In queste case spesso abbiamo degli animali, chiamiamoli da compagnia, ma hai raccontato che il gatto domestico è una cosa recentissima. Sì, adesso non proprio dell'altro ieri, però abbastanza recente rispetto al cane, quindi si parla di 7-8 mila anni fa, perché in realtà il gatto non è stato addomesticato dall'uomo che ha cominciato a fare cose con lui. Infatti tu hai detto animale da compagnia. Io sono molto attenta al linguaggio, per cui non uso il termine proprietario o padrone per i cani e i gatti, ma uso umano di riferimento, perché noi non siamo né proprietari né padroni proprio di nulla, cioè siamo al limite dei riferimenti perché abbiamo deciso di condividere la vita con questi esseri e quindi dobbiamo esserne riferimento, ne abbiamo una responsabilità, però non è che siete padroni o proprietari dei figli, per esempio. Quindi l'approccio... non credo che siano tutti d'accordo con... Certo, ma guarda, se mi dovessi fermare perché la gente non è d'accordo con me, diciamo che... quindi in questo senso la questione del linguaggio è importante perché ad esempio ti ho detto animale da compagnia, che è il pet.
cioè pezza, anzi. Ma io l'ho detto apposta. Lo so. E quindi anche lì vuol dire che ha un uso, cioè ha una funzione che poteva avere un senso prima, perché era appunto l'animale, il cane da caccia, il cane da guardiania, il cane da guardia, il cane e poi è diventato il cane da compagnia, come se dovessimo aver bisogno di qualcuno che ci fa compagnia. Ecco, questo è un approccio abbastanza limitante nell'idea che poi ti fai dell'animale che hai di fianco, se pensi che sia lì per farti compagnia. E l'altra cosa era, a proposito di cani, che noi li immaginiamo appunto all'interno di queste mura domestiche, invece hai detto che l'80% dei cani è randagio. Sì, e l'80% dei cani al mondo vive senza un umano o umana di riferimento accanto, vive come un animale selvatico, e anzi, se è nato e cresciuto così da una stirpe di animali, di cani nati e cresciuti così, avrà nei confronti dell'uomo una grandissima diffidenza, magari non quella del lupo, che è ancora più accentuata. Quindi per esempio tutti questi avvistamenti che stanno vedendo di lupi vicino alle case, molto vicino, una tesi a mio avviso che io sposo, ma che è ancora difficile da dimostrare perché non ci sono fondi per fare i campionamenti, è che siano ibridi, cioè sono lupi che si sono accoppiati con cani, perché i cani sulle montagne vengono lasciati liberi dai pastori, succede che ci siano degli accoppiamenti, e quindi sono animali che si avvicinano, diciamo, di più per quella ragione. Però ecco, non è così normale che un animale stia nelle nostre case. Per esempio, a me viene claustrofobia pensare a quei gatti che vivono tutta la vita in magari un bilocale, cioè 20 anni in un bilocale. Cioè, ma immaginate voi. Oltretutto, come dicevamo, animali che hanno una storia recente di addomesticamento, e neanche perché erano ma perché ci faccia piacere tenerceli vicino, perché ci tenevano a bada i topi. Cioè, in buona sostanza, se c'avevi il gatto non c'avevi i topi, e quindi meglio il gatto dei topi, era un po' questo il discorso. E tu prendi un animale così e lo chiudi in un appartamento dal quale non può uscire perché hai paura che gli succeda qualcosa, o perché comunque vuoi l'animale da compagnia, quindi vuoi compagnia, però non vai a capire se quel tuo desiderio è rispettoso dell'individuo che hai accanto. E anche coi cani c'è questa tendenza ormai a farli magari vivere soprattutto in casa quando il mondo è fuori, ma dovrebbe esserlo, credo, anche per noi. Addirittura adesso ci sono dei medici che consigliano come terapia su certe persone di andare a fare una passeggiata nel bosco nel verde di almeno 1 ora o 2 ore al giorno. Cioè è follia che debba essere consigliato dal medico, e in questa follia noi ci tiriamo dentro anche i nostri animali, ma è uno scollamento. Questo è uno scollamento da una naturalità dalla quale noi ci stiamo sempre più allontanando. Infatti è bellissimo per me il vostro progetto, perché è un tentativo di riportare lì dove in realtà siamo sempre stati fino a non tanti secoli fa. La nostra storia inizia 200.000 anni fa più o meno, e tutto quello che siamo adesso è iniziato invece poche migliaia d'anni fa. Cioè, rendiamoci conto. Quindi un ritorno a un approccio più reale anche nei confronti degli animali familiari in realtà è una grandissima riflessione su quello che è un approccio a tutto quello che ci circonda, che può essere veramente parlare dalla morte alla musica, alla creazione, alle collezioni. Io ad esempio, che ero anch'io una grandissima raccoglitrice, invece che accumulatore, raccoglitrice può essere un buon sostituto. Con questo approccio anche filosofico agli animali, anche si lascia andare poi anche tutta la parte tu più sei materiale. quella persona che nel 2030 non ha niente di felice. Allora, niente no, perché è impensabile separarsi dai libri, impensabile separarsi dal computer, cioè ovvio non è che vivo una caverna, però separarsi da tutto quello che era ad esempio magari l'abbigliamento, più che perché ci tenevi tantissimo, cioè i 20 anni, cioè un guardaroba alla Madonna, e adesso no, ecco, un po' più di essenzialità credo che possa essere anche quella una scelta, come spegni la luce e chiudi l'acqua quando ti lavi i denti, anche evitare di comprare il superfluo, di generare comunque questo continuo
continuare a mettere benzina in questo meccanismo molto consumistico. Mi stai facendo un grande assist, perché vi risparmiamo, come vi avevo anticipato, il beer pong, ma comunque vi voglio fare una piccolissima domanda scomoda, che è: qual è la vostra abitudine meno sostenibile? Visto che tu stavi parlando di abitudini molto rispettose verso l'ambiente, Dunia, vuoi cominciare tu? Sei proprio insistente, vi dico la mia, che credo sia prendere l'aereo, anche se ho scoperto che pure il caffè ha il suo impatto. Forse la meno sostenibile che nutro il mio cane con anche alimenti che sono a base di proteine animali. Quindi io non mangio carne da 30 anni, sono vegana da 2 anni, ho tutte le mie scelte, sono tantissimi anni che le faccio, però al mio cane continuo a dare cibo, anche carne. Penso che come te prendo degli aerei, almeno uno all'anno ne prendo. E poi forse adesso in questo momento comincia a diventare problematica la doccia la mattina, è una cosa che mi fa svegliare, mi fa star bene, però l'acqua è un bene che sta pian pianino scomparendo, per cui... Il mio professore di biologia diceva che se abbiamo fatto per tanti anni la guerra per il petrolio, fra un po' la faremo per l'acqua. Penso di avercene tante di abitudini non sostenibili, ma penso che la cosa importante sia avere un'attitudine generale a capire che cosa possa essere sostenibile o no. Cerco di stare attento in quello che mi rendo conto che non è sostenibile, a non abusarne, insomma, perché poi mi muovo anche con la macchina, mi faccio la doccia con l'acqua calda, cioè è una domanda un po'... Non vivo in una roulotte o in una capanna in un bosco. Per cui... Forse il fricchettone sì. No, allora, dai. No, purtroppo il fatto di vivere in un posto che non è in centro città ovviamente implica l'uso dell'auto, che io tento di usare il meno possibile, per lo più sono viaggi di 6 minuti fino al primo treno possibile, quindi tutto sommato bene, però ovviamente delle volte va usata perché non c'è altro modo di fare le cose. Odio in verità guidare, non mi piace viaggiare in aereo, a volte mi tocca farlo perché il mondo è così. Sicuramente le mie abitudini alimentari non sono particolarmente sostenibili, nel senso che mangio e bevo qualsiasi cosa. Come il cane di la cane Come di Dunia. Siamo in ritardissimo, ma tradizione vuole che io faccia anche questo giro di pistole alla tempia, come le chiamava Daria Bignardi, ma ve ne faccio solo una, dovete rispondere, dovete scegliere tra 2 cose, visto che siamo in un istituto vi faccio solo questa, riguardo alla vostra esperienza, la Gen Z, anzi Gen Alpha, che ci guarda e ci ascolta, cosa consigliate, gavetta o laurea magistrale? Gavetta, per me gavetta, si impara tantissimo. Per me scuola. Per me laurea magistrale lavorando. Bisogna avere molte risorse. No, lavorando. Beh, no, se non ce le hai le risorse di solito devi lavorare. Però per me, ecco, chi va all'università dovrebbe anche cominciare a entrare nel mondo del lavoro. Quindi si possono fare anche entrambe. Sì, anche per mia esperienza personale devo dire che lo studio è fondamentale per formarsi e non arrivare senza nessuna consapevolezza di ciò che esiste, però è molto molto importante continuare a sporcarsi le mani proprio per rimanere connessi alla realtà, no? Sì, quindi sono in verità d'accordo con Duni. Ti ringrazio. È più faticoso, ma io ho fatto 10 anni di Politecnico, è più produttivo. Io vi ringrazio per essere stati qui, ringrazio innanzitutto il nostro pubblico e poi ringrazio Alberto Ricca, Dunia Rawan, Anna Citelli, Raul Brezel e poi ovviamente Point House per gli arredi, il birrificio War, Punto Mov per le riprese, ovviamente lo IED e IED Alumni. Grazie mille per averci ascoltato e visto fino alla fine. Grazie a tutti.